1, 2, 3, vai. Siamo nella Divina Commedia, nel secondo cerchio, canto quinto, il primo dei 4 che Dante dedica agli incontinenti. Gli incontinenti sono coloro che non hanno saputo contenere i loro istinti, pur in sé non riprovevoli. Qui, nello specifico, nel secondo cerchio, ci sono i lussuriosi, che sono coloro che non hanno saputo contenere la loro passione, il loro istinto amoroso. E dove troviamo Paolo e Francesca, che sono molto probabilmente gli amanti più celebri della letteratura e della storia italiana. Chi sono Paolo e Francesca? Super sintesi. Siamo nel 1200, sono 2 personaggi che sono realmente esistiti. Francesca è figlia della casata regnante di Ravenna, Ida Polenta. Intorno al 1275 suo papà la dà in sposa al figlio della casata regnante di Rimini, i Malatesta, a Gianciotto Malatesta. Perché questa cosa? Perché le 2 casate sono storicamente rivali, il matrimonio serve a suggellare la pace. Come avrai intuito, si tratta di un matrimonio combinato che, come possiamo immaginare, finisce male, perché Francesca si innamora di Paolo, il fratello di suo marito. Esatto, Francesca si innamora del fratello del marito, il marito Gianciotto li sorprende e uccide entrambi. Da lì in poi diventano famosi perché Dante li colloca all'inferno, ce li presenta, Dante li vuole incontrare, li vuole far parlare. Ah, ricordati, tieni a mente anche questo, che Dante li colloca in un contesto particolare, così come in vita non hanno saputo contenere e limitare i loro istinti, si sono fatti guidare dagli istinti, così all'inferno non possono scegliere la loro direzione, sono travolti, scossi, percossi da una bufera costante che li sbatte contro delle pareti rocciose. Ecco, una volta che Dante si trova lì e si ritrova con Paolo e Francesca, vuole parlare con loro e a tutti gli effetti parlerà soltanto con Francesca. Mentre Dante li ascolta si vede, Dante si autodescrive che viene mosso, commosso, delle corde dentro di lui vengono toccate, perché mentre Dante ascolta Francesca si riflette sulla fragilità dei 2 amanti, ma riflette anche sulla sua stessa fragilità, su quella di noi tutti. Il canto finisce con Dante che sviene tutte queste emozioni. E caddi come corpo morto cade, scrive di sé Dante. Proviamo a immaginare un nuovo finale. Proviamo a cambiare il finale di questo canto ascoltando ancora Francesca. Poiché il vento si era calmato, Francesca arriva a sganciarsi da Paolo e si avvicina a Dante, piano. Gli chiede, lo tocca: Dante, ci sei? Sì, ci sono. A quel punto Francesca, che fino ad allora aveva parlato con pacatezza, diventa incontenibile. Ma perché sono qua, condannata e dannata all'inferno? Ma come perché sei qua? Non hai saputo contenere e limitare la tua passione. Ma sei sicuro? Ma certo, tuo marito ti ha sorpresa che baciavi suo fratello. Lo so quello che ho fatto, ma tu allarga il tuo sguardo. Sono stata contenuta, confinata, imbavagliata quando mio padre mi ha data in sposa a un malatesta per giunta. Hai capito? Mi ha privata del mio libero arbitrio, del mio libero cuore, della mia libertà. E allora perché non ti sei ribellata, rivoltata al volere di tuo padre? Perché ho temuto per la mia vita, per la mia incolumità, ho temuto che mi avrebbe abbandonata, ripudiata, lasciata ai margini, che mi avrebbe picchiata e ammazzata. E in risposta è stata la vita stessa che mi ha portata a cercare qualcosa che mi fosse più affine, che mi permettesse di dare capacità di pensiero e d'azione a me stessa. E se ci pensi, sono stata imbavagliata una seconda volta, quando mio marito Gianciotto mi ha ammazzata senza che io potessi parlare, senza che potessi avere una voce in capitolo. Ecco, perché penso che questo non sia il mio posto e invoco ogni Dio e ogni creatura dei poteri sovrannaturali ad aiutarmi a trovare una via d'uscita. A quel punto il vento torna ad alzarsi, Francesca è nuovamente accolta dalla bufera e torna ad essere scossa, solo che questa volta viene sbattuta contro la parete rocciosa che si trasforma in una porta girevole e Francesca si ritrova in un altro luogo. Davanti a sé una porta con l'iscrizione:
accendete ogni speranza voi che entrate. Sono commossa. Mi chiamo Federica Gabardi e sono attivista per i diritti delle donne e delle minoranze. Gianciotto Malatesta, il colpevole del femminicidio più celebre della storia. Sono state queste esatte stesse parole di Aldo Cazzullo nel suo A rivedere le stelle che hanno fatto scattare qualcosa dentro di me, un tumulto, una voce. Era Francesca, ma non solo, anche un moto di indignazione. Come può la vittima di un femminicidio essere punita all'inferno? Lo so bene che per un uomo del 300, dalla fede incrollabile e rocciosa quale era Dante, le cose non potevano che andare così. La storia di Paolo e Francesca è perfetta, compiuta, così come ce la racconta Dante, certamente dal suo punto di vista di uomo e in forza della mentalità medievale. Solo che oggi, quando ci riavviciniamo a Francesca, è importante che ci diciamo delle cose. Ci sono ancora delle Francesca là fuori? Sono 125 le vittime dei femminicidi in Italia nel 2022 e se allarghiamo le maglie della violenza di genere, i numeri crescono, ahimè, in maniera esponenziale. E dobbiamo ricordarci che tantissimi casi restano senza denuncia, senza voce. Io per salvare Francesca mi sono fatta aiutare dalla mia immaginazione. Ho risposto al contrappasso di Dante con lo scontapasso. Francesca lo sconto esce dall'inferno perché lei l'inferno lo ha già vissuto in vita. Solo che per le altre Francesca, quelle di cui leggiamo sui giornali, l'immaginazione non può bastare. Secondo le Nazioni Unite ci serviranno altri 300 anni se andiamo avanti a questo ritmo, di questo passo, per raggiungere la parità di genere nel mondo. Allora la mia proposta è una sola: eleviamo alla potenza qualunque slancio, proposta, mobilitazione e sollievo affinché venga spazzata una volta per tutte quell'antica credenza secondo la quale l'uomo è il sesso forte di più e la donna quello debole di meno, perché in questa credenza ci inciampiamo tutti i giorni. Mi riferisco alle differenze di genere fino ad arrivare alla violenza di genere. Ecco, qualunque sforzo che sia ora, con forza, per tutte e tutti. Ottimo. Fatto.